Ops. Eccoci, benvenuti a tutti in questa nuova puntata delle interviste del benessere. Oggi spacchiamo il secondo come degli orologi svizzeri perché sono le 5 e partiamo perfettamente. Io sono Gaia, per chi non mi conosce, mi occupo di benessere a livello fisico perché aiuto le persone da un punto di vista di attività fisica con il personal, come con i corsi fitness, ma anche da un punto di vista più nutrizionale di integrazione specifica per andare ad ottenere un risultato che può essere di benessere, di energia, di controllo del peso, di aumento di massa muscolare, ma ci piace anche avere proprio un benessere un po' più a 360 gradi, quindi non solo a livello fisico, ma queste interviste servono proprio per andare a, diciamo, sfruttare un po' di benessere in più, quello anche psicofisico, ok? Quello della nostra mente, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni.
E quindi ci piacciono in queste interviste chiacchierare con degli altri professionisti del benessere che ci portano la loro esperienza, la loro attività e andiamo a conoscere qualcosa di nuovo, di positivo e che ci può arricchire un po', un pezzettino in più ogni giorno. E oggi ho il piacere di presentare un nuovo ospite, adesso vi leggo un pochettino di lui. Lui è un chirologo, riflessologo, un counselor e anche un operatore shiatsu. Da molti anni si interessa di chirologia, studiando e utilizzando vari metodi di analisi palmare, che armonizza secondo un metodo proprio. Conduce corsi di chirologia e offre consulti personalizzati anche online. Tra le sue esperienze professionali annovera la partecipazione alla trasmissione televisiva Effetto Sabato di Rai 1, dove ha presentato e dimostrato il suo metodo di analisi dell'impronta palmare con famosi personaggi dello spettacolo, come ad esempio la regista Lina Vermüller, il comico Dario Vergassola e la conduttrice televisiva Lorella Landi. Nel Centro Studi di Chirologia Evolutiva a Torino, l'impronta palmare è interpretata attraverso le più diffuse correnti della chirologia, con l'aiuto delle teorie degli autori più interessanti. Questi vari metodi di analisi palmare sono armonizzati secondo un metodo proprio, proponendo una visione innovativa della disciplina, adeguandola alle domande ed esigenze dei nostri giorni. Quindi benvenuto Giampiero! Grazie, saluto tutti e saluto soprattutto te, ti ringrazio per avermi invitato. Grazie mille a te del tuo tempo e sicuramente sarà super interessante l'intervista e ho già svelato un po' da dove sei collegato Tutto. perché E certo, a Torino, insomma, siamo tutte e due, diciamo, della zona, insomma, di Torino. Io abito a Torino, lavoro a Torino, però adesso lavoro molto online e quindi in realtà sono un po' dappertutto. esatto. Questo collegamento online ci permette di arrivare davvero in tutti i posti, in tutta Italia, anche all'estero, se qualcuno parla italiano, oppure se c'è la traduzione anche da Facebook, non so se c'è questa opzione, ma potrebbero crearla e così arriviamo proprio dovunque. Ovunque. Sì, esatto. Va Sì. bene, allora entriamo nel vivo dell'intervista. Allora, io ho detto un po' di cose di te dalla tua presentazione, però vorrei che ci raccontassi un pochettino di più come sei arrivato anche alla tua attività, quindi un po' il tuo percorso, la tua storia. Certo. Ma allora, come hai detto, appunto, io svolgo diverse attività. Questo perché il mio interesse fin da ragazzo era verso l'Oriente, le tecniche, le discipline orientali, quindi anche quello che poteva essere la meditazione, le arti marziali. E però questo interesse da ragazzo, diciamo, mi ha portato poi verso quelle che erano le cosiddette arti curative orientali. Quindi le ginnastiche mediche cinesi, lo yoga e principalmente lo shiatsu. Però mentre facevo questo avevo anche un interesse, diciamo, relativo così personale, no? Di cercare di comprendere meglio il carattere delle persone e il modo di comportarsi delle persone. E questo in Oriente, insomma, è fonte di studio attraverso un metodo particolare che è appunto la chirurgia, cioè l'analisi della mano. E quindi mi è capitato così in tutti i viaggi, perché poi viaggiando sono stato appunto in Giappone, in Thailandia, insomma in diversi altri paesi, in India ovviamente, perché la chirurgia nasce appunto dall'India. In tutti questi viaggi comunque ho raccolto un po' di esperienze e di conoscenze e quindi praticando lo shiatsu regolarmente come attività, praticando trattamenti shiatsu, facendo corsi di shiatsu, ho avuto modo di imparare a leggere il corpo, insomma, no? Per quanto riguarda la salute, quindi dalla postura, anche dal dolore magari che abbiamo in certe zone del corpo, insomma, che ci indicano in particolare come mai abbiamo sempre un certo tipo di problema. Scopriamo che questo è collegato anche al carattere, cioè nel senso che la nostra salute viene influenzata dal nostro carattere. Questo, se vogliamo, può essere anche una cosa ovvia, nel senso che le persone ansiose tendono a mangiare magari di più e quindi poi hanno magari anche problemi di peso, però magari poi corrono molto
per cercare di equilibrare questo problema di salute. E però, insomma, quindi facendo questa esperienza, io ho 40 anni che pratico shiatsu, quindi facendo questa esperienza per un lungo tempo mi sono domandato se c'era un sistema, diciamo, più legato a scoprire qual era l'aspetto emotivo delle persone, insomma, il tipo di carattere, e così, appunto, come ti dicevo, fin da ragazzo ho avuto questo interesse sulla chirurgia, perché mi è capitato di farmi leggere la mano da un vecchio contadino quando ero ragazzo, e la cosa mi ha così colpito, no? Incuriosito. E quindi ho sempre cercato, e da circa 20 anni adesso, insomma, continuando a studiare, praticare shiatsu, però mi sono dedicato a interpretare, appunto, attraverso l'osservazione della mano qual è il carattere della persona e quali sono ovviamente le nostre, tra virgolette, il nostro destino, no? Nel senso, qual è il destino che noi ci procuriamo attraverso il nostro comportamento e il nostro carattere, perché siamo noi di fatto che lo decidiamo, ma dato che siamo fatti in un certo modo, è come se questo destino fosse già, come si dice, scritto, no? Perché siamo fatti così, ci comportiamo così, siamo magari più allegri, più nervosi, meno nervosi, e quello ci porta ad affrontare le situazioni in una maniera definita. E quindi sulla mano compare tutto questo, si può osservare, si può leggere, si può definire quindi anche un percorso di vita. E si può anche cambiare, perché quando uno conosce, come quando leggi un libro e sai già, come dire, no, come va a finire, ecco, poi, tra virgolette, riscriverlo, no? Ecco, e quindi noi possiamo anche riscrivere un po' il nostro percorso attraverso un modo di conoscersi che è molto semplice, perché appunto la nostra mano riflette continuamente i nostri cambiamenti anche. Okay. Ecco, e quindi questo è quello che faccio, Bellissimo. insomma, leggere la mano. Molto bello, da una mano capire un po' la vita della persona, intanto il suo carattere e poi appunto anche il destino è cioè da una mano uno dice: "Guardo la mia mano, insomma non ci vedo niente di che", invece si può scoprire un mondo attraverso la propria mano. E ricordo anche che si può usare la chat di Facebook, okay, quindi noi siamo qua in diretta, se vi viene qualche domanda in particolare rispetto a quello che sta dicendo Giampiero, chiaramente potete chiedere più nel particolare. Io tanto sott'occhio anche la chat di Facebook, quindi potete scriverci, potete salutarci perché ci fa piacere sapere che ci sia qualcuno e chiaramente l'intervista rimane anche salvata. Quindi si può sentire in un secondo momento, nel secondo momento magari vengono fuori delle domande, si può comunque scrivere, quindi utilizzatela tranquillamente. E infatti volevo chiederti anche, Giampiero, cosa rappresenta per te la tua attività? Qual è un po' la mission, se vogliamo, ecco, se si può definire così? Ecco, un po' appunto ho introdotto prima l'argomento dicendo che insomma io mi occupo di salute sostanzialmente, e quindi attraverso lo shiatsu trattare il corpo per migliorare il proprio stato di salute, anche insegno anche a praticare delle tecniche, come dicevo, di ginnastica orientale, tipo cioè, respirazione collegata col movimento, e in questo però come dire, è una parte, diciamo, della mia mission. L'altra mission è quella di aiutare le persone a capire meglio come sono e quali sono i loro talenti, le loro potenzialità. Perché appunto attraverso la lettura della mano invece si sposta l'attenzione un po' più sul carattere, sulla personalità, e quindi sui talenti, sulle competenze. E poi qui si apre un mondo, nel senso che si può fare una lettura per quanto riguarda magari le persone più giovani, scoprire quali sono i propri talenti e quindi indirizzarsi magari a sviluppare le parti che di noi, insomma, sono più forti, più capaci, più in grado di... Perché spesso le persone in realtà non sanno bene che cosa fare, cioè questo può essere una banalità, però spesso le persone non sanno che cosa fare, non hanno un indirizzo, no? Verso sì, hanno dei desideri, però di fatto poi non sanno quali sono le proprie competenze, diciamo così, no? Mentre invece dalla mano si può verificare se ci sono già delle competenze in atto fin da giovani, da ragazzi, e poi man mano che si vive la propria vita, si fanno le proprie scelte,
e magari uno si trova proprio davanti a una scelta importante da fare. Adesso io ho a che fare per esempio a volte anche con degli imprenditori che devono decidere se aprire un'attività o meno, oppure se ce l'hanno già aperta cosa devono fare con questa attività. Allora, di fatto, osservando quelli che sono proprio le nostre attitudini, si può vedere anche se certe iniziative sono state scelte o perché veramente si desiderano, cioè ci si tiene nel raggiungere quell'obiettivo, o se magari lo si fa quasi perché bisogna farlo, no? Perché bisogna aumentare l'attività, o perché si ha timore di non fare niente, paradossalmente, no? E in questo modo si capisce se stiamo andando verso le nostre inclinazioni o contro le nostre inclinazioni. Allora, quando andiamo contro le nostre inclinazioni la strada è dura, magari uno ce la fa, però insomma fatica parecchio. Se invece andiamo verso le nostre inclinazioni, beh, la strada è chiaramente più facile, più semplice, no? E quindi anche questa è una scelta, insomma, no? Decidere se faticare di più o di meno, come dire, Ok, ok, nella propria certo, vita. certo, E certo. quindi questo, la domanda tua era che cosa faccio? Cerco di aiutare le persone a trovare con la chirurgia nella natura della mano un modo per vivere meglio la propria vita, i propri talenti, le proprie capacità e quindi essere insomma, più in sintonia con se stessa. Certo, ma quindi posso, allora ti chiedo un attimo perché qua arriva una domanda se ti chiede che tipo di persone arrivano da te, quindi cioè se hanno delle esigenze già, quindi magari hanno qualche richiesta particolare rispetto alla propria Sì. salute, visto di cui parlavi di salute, che magari vogliono capire un Sì, po'. allora, ovviamente per quanto riguarda, dico ovviamente, nel senso che per quanto riguarda la chirurgia, a volte io faccio delle consulti anche a distanza, cioè non vedo neanche la persona, vedo solo la sua mano, no? E rispetto quindi alla salute, ovviamente non è che mi sbilancio, posso dare delle indicazioni così generali. Un conto è se una persona viene da me a fare un trattamento di shiatsu e quindi io mi dedico alla sua salute e basta, cioè non guardo il carattere o altre questioni, cosa farà domani nella vita, no? Ma guardo la sua salute e quindi lì chiaramente faccio un trattamento manuale per migliorare generalmente quelli che possono essere problemi di ansia, stress, dolori, insomma, aspetti sia fisici sia psicologici, però comunque molto concreti, potremmo dire, no? Molto mirati Mhm. all'oggi. Nella lettura della mano quindi non tratto prevalentemente la salute, sì, un accenno, ma come posso dire, più che una questione di salute, di quali potrebbero essere le cose da evitare. Ecco, questo sì. Mm. Cioè, se ci sono Ok. degli accenni su una determinata debolezza, facciamo per esempio una debolezza tendenzialmente cardiaca, nel senso circolatoria, beh, viene ovvio dire, beh, insomma, fai sport, mangia bene, non ti stressare, cioè, sono consigli magari banali, però ci sono delle persone che hanno più tendenza ad avere quel tipo di problema, come quelli che hanno invece problemi più magari di tipo digestivo. Allora, quelli che Mhm. hanno problemi più di tipo digestivo, magari vale, tra virgolette, lo stesso tipo di discorso, però di fatto l'unica cosa che si può dire è, se riguarda la salute, hai problemi di tipo digestivo, li hai, cioè nel senso fai attenzione effettivamente all'alimentazione, no? Poi se cammini o non Certo, cammini, magari non cambia niente, ma ecco, questo per dare certo, due certo. indicazioni generali. La lettura della mano in genere sono diciamo, uomini e donne hanno due interessi diversi, nel senso le donne sono più interessate, diciamo, agli affetti, diciamo, quindi alle relazioni, gli uomini sono più interessati invece appunto alla salute, a volte, e soprattutto all'esito diciamo, di attività economiche, Ok. no? E quindi Ok. hanno più questo indirizzo. E poi in generale tutti fanno una domanda magari specifica, ma dicono anche, mi dica tutto quello che vede, così poi scelgo. Così poi mi regolo dopo. Esatto, Ok, esattamente. e invece, ad esempio, sportivi, se ti vengono, possono, cioè, un po' esserti capitato, magari chiederti se il proprio talento in quel caso era di uno sport piuttosto che un altro, magari per non faticare, perché tendenzialmente non sarebbero magari portati per quello sport, ma magari gli piace tanto.
metto Mm. caso, No, ecco. questo non mi è mai capitato. Più che altro mi è capitato, anzi, di persone che, dato che, come dico, io lo faccio a distanza, quindi la persona non la vedo, non ci parlo, vedo solo le sue mani, che non mi hanno, tra virgolette, quasi detto nulla, e invece io gli ho indicato che per loro era favorevole fare un'attività sportiva, insomma, anche di tipo agonistico. E poi dopo mi hanno confermato che loro effettivamente facevano sport a livello agonistico. Agonistico parliamo sempre di, insomma, una Sì, cosa, sì, non è venuto nessun, atleta, nessun ok. atleta super famoso per sapere già quello che sapeva, insomma, ecco. No, Ok. persone, diciamo, tra virgolette normali, che però hanno poi un piacere nel fare attività che potrebbe essere, non so, fare mountain bike tutti i giorni o ciclismo tutti i giorni, piuttosto che fare sci acrobatico magari, ecco, cose di questo genere, però persone normali, ecco. Ok, ok, ok. Però tu dalla mano hai capito che loro facevano sport Che anche ad loro un certo avevano le livello. potenzialità di fare sport, poi più, Ok. non tanto che facessero o non facessero, ma che avevano la potenzialità per fare un'attività sportiva intensa e sì, che avevano, che lo facevano magari, secondo me, però io non avevo nessuna certezza, diciamo, ecco, di quello che E poi vedevo. loro te l'hanno E poi confermato, loro mi però. hanno confermato, sì, sì, sì. Anche Ok, perché gli ho detto, ok. a te fa bene fare questa cosa qua perché ti, da un punto di vista Certo. anche di spirito, possiamo dire, no? Proprio di soddisfazione, è un qualche cosa che ti aiuta e ti sostiene quindi nella vita ti porta a raggiungere gli obiettivi che vuoi perché sei sulla tua tendenza, ecco, sulla tua capacità. Certo, 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 certo. E se dovessi dire cosa ti differenzia, diciamo, nella tua attività rispetto magari ad altre tipologie anche di supporto, sempre a livello del benessere, o piuttosto che rispetto magari ad altri colleghi, ecco. Sì, ma diciamo che di chirurgi in realtà esperti ce ne sono pochi. Detto molto semplicemente, possiamo dire che ce ne saranno 2 per ogni città grande, tipo Torino. Ecco, forse a Mm, Torino siamo in 2, no? Cioè, nel senso che conosco un'altra persona di Torino, un altro collega, insomma, e so che appunto, lui si occupa proprio di salute, cioè legge la mano per questioni di salute. Quindi io ovviamente non faccio il doppio, diciamo, no? Mi occupo più di altro, ecco, della questione del carattere. Però siamo in 2. Ho visto che in diverse, parlando di Torino è già una città grande, insomma se parliamo di Roma magari ce ne sono 3, ecco, insomma siamo su questi numeri. mm. Quindi non è che ci sia tanto da dire, ecco, c'è molta gente a volte che legge le carte, faccio un esempio, no? Però non sa assolutamente leggere la mano. Riguardo diciamo, ad altre professionalità, beh, ovviamente io ho questa mia esperienza, cioè passata attraverso, come dico, 40 anni di pratica di shiatsu, quindi di lettura del corpo sempre in un altro modo, ecco, ma ho acquisito delle competenze. Sicuramente ci sono altre persone che, ad esempio, c'è la fisionomica, cioè leggere lo stato della persona di salute rispetto al viso. Questo è un aspetto che faccio anche con i miei clienti che magari vengono a fare sempre ricevere trattamenti shiatsu, insomma. E quindi questi sono un po', diciamo, gli due aspetti più attinenti, cioè la chirurgia e la fisionomica, mentre invece non c'è niente a che vedere con la lettura delle carte, per dire, sono proprio un aspetto assolutamente diverso, perché le carte, faccio solo questa parentesi così perché mi hai Sì, fatto, diciamo, questa domanda, si basano su simboli, cioè su delle carte che noi scegliamo come simboli, mentre invece la mano è proprio questa, cioè ci sono proprio dei la segni nostra. precisi, no? Capito? Non è che facciamo una scelta a caso, è questa, ce la portiamo sempre dietro. Ok, Ecco. c'è differenza tra mano destra, mano sinistra o bisogna leggerne solo una? No, noi abbiamo 2 mani, dico, non dobbiamo leggerne una sola, no, no, Ok. assolutamente. Diciamo che in qualche modo la tradizione leggeva la sinistra perché leggeva le potenzialità. Mhm. Però modernamente la destra, dato che rappresenta ciò che noi facciamo poi, come mettiamo in atto le nostre potenzialità, ci permette di leggere, come dire, 2 pagine di un libro, no?
prima l'inizio, la trama e poi come si conclude la storia, insomma, no? Quindi vanno sempre lette entrambe, anche perché io l'ho semplificata in questo modo, ma cambiano tutte e due, sia la sinistra che la destra, non sono mai identica. Quando noi facciamo delle scelte, quando noi incontriamo delle persone, imprimiamo la nostra esperienza sulle mani e quindi cambiano sia le potenzialità che ciò che facciamo. Che in realtà Ottimo. noi abbiamo tante potenzialità, ecco. Quindi anche lì, in qualche modo, alcune di queste prevalgono per certi periodi, in certi altri, soprattutto insomma, da ragazzo, da persona adulta, da Certo. persona anziana. Insomma, possiamo proprio fare una lettura diciamo, di come passiamo anche il corso della vita e di cosa in qualche modo dovremo affrontare nel corso della vita, perché avremo ovviamente delle competenze diverse, sicuramente. Certamente, No? certo, certo. Capita spesso che dici magari facevo quella cosa quando ero adolescente, poi adesso non sono più Esatto. capace, come mai? Però capita perché sono le fasi della vita che sono diverse, quindi ci sta. Esattamente, sì, sì, sì. Benissimo. Quindi tu hai detto che maggiormente lavori online, quindi appunto fai queste sedute di chirurgia tramite l'online. Sì, Ricevi anche in studio, cioè sì, fai certo. entrambe? Sì, sì. Sì, diciamo che questi ultimi anni hanno dato proprio una spinta notevolissima all'online, come Sì. adesso appunto noi siamo qui, anche se diciamo viviamo vicini, almeno io e te, però è comodissimo, insomma, no? Fare un'attività online, perché è chiaro a tutti che, insomma, non ci sono, io spesso persone che verrebbero da tutta Italia, ma come fanno a venire da tutta Italia? Dovrebbero affrontare un viaggio, no? Quindi per quello che anch'io magari con qualcuno che abita anche solo a Settimo, per dire, faccio un consulto online, per esempio, perché è più comodo. Certo, Però ovviamente persone che vengono in studio sicuramente, anzi adesso che riprendono un pochino più le attività in presenza sono anche più contenti, perché anche se vengono dalla Liguria, no? 2, 3, 4 ore, però sono contenti di venire di persona, ecco. Ehm, certo. Devo dire che io lo faccio appunto tutte e due, e faccio però anche molti corsi online, nel senso che insegno proprio anche la lettura della mano online, e questo lo faccio esclusivamente online perché è ovviamente molto più, ripeto, comodo. Sulla lettura c'è anche quell'aspetto di fisico, di presenza, no? Di incontrare la persona, che rende la lettura più concreta, anche perché toccando la mano, no? Sentendo anche le consistenze della mano, ci sono molte più informazioni che aiutano nella lettura. Invece quando faccio appunto dei corsi online, Giampiero? Sono bloccata. volevo raccontare... Ah, eccoci qua. Eccomi, ci sono! Perfetto. Avevamo appena lodato la tecnologia, però ogni tanto, Beh, ogni insomma, adesso concediamo anche questo momento. Ci lascia un po' tranquilli, anche lei dice basta, vi lascio mannaggia. tranquilli. Proprio nelle Comunque, interviste, va bene, ma tu so che stavi continuando, perfetto, perfettamente. Volevo solo dire questo, che ho messo nella chat i tuoi contatti, sì, Giampiero, quindi trovate chiaramente il numero, il Facebook, YouTube e anche la mail, quindi così potete tranquillamente trovare Giampiero se volete chiedergli qualcosa. Avete capito che chiaramente se siete distanti da Torino si può fare, se siete a Torino si può fare, quindi certo. c'è da tutte le parti, diciamo, ci riusciamo a vedere o comunque ad essere d'aiuto, ok? Quindi arriverei alla parte finale con i tuoi Sì, progetti futuri, che stavi dicendo appunto che volevi parlare del tuo libro. Io intanto condivido l'immagine, se mi fa fare grazie. tutto, eh. Ottimo. Sì, allora, finalmente, tra l'altro questa intervista è proprio, possiamo dirlo che l'abbiamo rimandata più volte, perché stavo lavorando anche a questo libro,
io ho già fatto diversi libri di shiatsu, ma questo è il primo libro di chirologia, che ho appunto intitolato Il destino delle tue mani, che uscirà poi a febbraio, perché adesso è ancora, abbiamo deciso la copertina, abbiamo fatto tutto, però insomma deve ancora essere stampato. E in questo primo libro, che fa parte di una quadrilogia, quindi ne usciranno altri 3, c'è appunto il metodo su come leggere le mani, di cui poi in pratica abbiamo parlato un po' adesso, dove si usano appunto la lettura il metodo usa la lettura di entrambe le mani. Si chiama chirologia evolutiva perché il concetto è quello che possiamo appunto evolvere, crescere e conoscersi meglio attraverso l'osservazione della mano. Quindi questo primo libro, insomma, è stato proprio scritto e terminato, insomma, nel momento, per tutto il periodo che abbiamo rimandato, ecco. Ok, ok. Io sto scrivendo anche il titolo, così Sì, lo possono come trovare sì, perché... non c'è ancora, ovviamente ci sarà, ripeto, a febbraio, adesso non è ancora neanche uscito la stampa, quindi in questo momento esatto non si trova. Da febbraio sarà disponibile. Sono poi i Lo tempi dello scrivo, da stampatore, tutto il febbraio resto. in Lì. uscita. Perché quando uno inizia il libro non lo sa, ma ci mette almeno 6-8 mesi prima di arrivare alla fine, no? E quindi i tempi sono lunghi, insomma. E per fare gli altri 3, figuriamoci quanto ci vorrà, insomma, per arrivare alla fine. Questo comunque è disponibile sia in cartaceo, sia Mhm. online, quindi ovvero come book. E quindi Come per chi volesse fare una prima, diciamo, lettura, conoscenza con l'ebook, che ovviamente costerà, insomma, 6 euro, cioè quindi, insomma, un prezzo abbordabilissimo. accessibile. Mhm. Sì, 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 accessibilissimo. E potrà poi, insomma, se è interessato a prendere quello cartaceo, insomma, o viceversa, come preferisce, insomma. Ottimo, ottimo. Quindi è il metodo proprio per andare a leggere la mano, quindi provare Sì. a farselo anche per sé, diciamo, in qualche Sì, 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 modo. assolutamente. Io direi che la cosa migliore è iniziare da sé, no? Cioè, nel senso, imparare, leggere, imparare così come riconoscersi, come conoscere alcune parti di se stesso, quindi farsi un'autolettura. Ci sono degli esempi anche Mhm. di lettura con delle indicazioni. Mi hanno detto che, l'ho fatto vedere ovviamente già dei miei colleghi, mi hanno detto che è molto chiaro, molto preciso, si capisce bene cosa uno deve andare a cercare, quindi insomma, come manuale, diciamo, è venuto bene. E penso che, spero, insomma, che sia anche piacevole così, anche come da leggere. Ci sono alcune Come indicazioni lettura. appunto sulla filosofia, no? Che c'è Certo. ovviamente dietro alla lettura della mano, insomma, un po' della sua storia. Boh, questo Bene, è... bene. Mm? Ottimo. Allora in bocca al lupo per l'uscita, quindi Grazie. che manca Senti? pochissimo. Sì, 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 veramente. Ah, Benissimo. poche Io settimane. ecco, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, di tutte, diciamo, le informazioni che ci hai dato, di queste Sì? cose nuove, che in realtà di chirologia era la prima volta in tutto quest'anno che Eh. abbiamo parlato con le interviste del benessere, quindi era proprio una chicca nuova, assolutamente. E quindi trovate sempre i contatti di Giampiero all'interno della chat, nella pagina Facebook. Grazie a quelle persone che ci hanno seguito in diretta e a quelli che chiaramente ci possono rivedere in maniera registrata. Lascio ancora la parola a Giampiero se vuoi salutare qualcuno, se come alla radio. Sì, sì, sì. Beh, no, io intanto ringrazio quelli che hanno partecipato, perché comunque è sempre un piacere poter parlare con le persone. Poi quando uscirà il libro farò una presentazione qua a Torino alla libreria Belgravia, che è una Mhm. libreria specializzata in testi che riguardano ovviamente in genere la salute, insomma, tutto quello che è la crescita personale, oltre ad avere tanti altri libri come tutte le librerie. E in occasione appunto di questa presentazione ovviamente ci sarà il libro, quindi chi vorrà vederlo, sfogliarlo, capire di cosa si tratta, potrà anche farlo. Penso che questo sarà a marzo, comunque ci vorrà giusto il tempo che arrivino poi i testi e tutto il resto. Certo, Mm. E certo, poi tu certo. hai già detto che io ho appunto un canale YouTube e lì c'è proprio tantissime cose, nel senso che
quello che io cerco di fare è anche proprio far conoscere questa la chirurgia, a differenza diciamo della chiromanzia, insomma, quindi cercare di far crescere un po' anche la conoscenza di questa disciplina, e lì c'è veramente tanto. Ci sono penso un centinaio di video che ho caricato, quindi chi è Ecco, interessato già lì si può può trovare un sacco toglier di la voglia, cose. come si dice, di conoscenza. Assolutamente. E quindi possono anche seguirti magari sui tuoi social in modo tale che quando metterai la locandina di quando sarà Certo, l'inaugurazione e tutto quanto, uno possa essere informato e magari se è di Torino venire volentieri a dare esattamente. uno sguardo. Ok, ok. Allora, grazie mille davvero, Giampiero. Ti Anche ringrazio a del tuo voi. tempo, davvero. E noi ci rivediamo prossima settimana per una nuova intervista del benessere, quindi buona serata a tutti e buona settimana. Ciao. Ciao!